Ciao amici gatti e amiche gatte, vi propongo in questo video un bel seminario tenuto dal dottor Valerio Guigi, che è veterinario specialista ed esperto in alimentazione del cane e del gatto, e qui ci parla delle allergie alimentari del gatto, sia a livello di possibili cure sia a livello di prevenzione, quindi ascoltiamolo con attenzione. Mi chiamo Valerio Guigi, sono un veterinario e sono specialista in ispezione degli alimenti di origine animale e mi occupo nell'attività professionale di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Oggi siamo a parlare del gatto, mi hanno chiesto di parlare delle allergie del gatto, che è un argomento abbastanza interessante, più che altro per chi ha gatti allergici, ma secondo me anche per quello che ho avuto modo di vedere a scopo più che altro preventivo, c'è anche una parte interessante per chi ha magari gattini non allergici, perché le allergie non gli vengano. Non è possibile questo evitarlo al 100%, ma è possibile quantomeno ridurre i fattori di rischio che possono portare allo sviluppo di un'allergia alimentare. Siccome quando si ha un'allergia alimentare, andando avanti poi con la vita, considerando che il gatto vive 15-20 anni, diciamo, con un gatto allergico può non essere semplice proseguire per una questione terapeutica, per una questione di scelta dell'alimento, se l'allergia alimentare, anche magari in concomitanza con altre patologie, nel senso ho il gatto allergico a una componente alimentare, va bene, gli viene l'insufficienza renale, andare a fare un'alimentazione che rispetti sia l'insufficienza renale che l'allergia alimentare può non essere semplice. Allora, intanto, come prima cosa, facendo un discorso generale, inizio col dire che non tutte le allergie sono alimentari. Moltissima gente mi contatta personalmente, mi dice ho il gatto che si gratta, il gatto è un po' che si gratta. Non devi contattare me, che io mi occupo solo di nutrizione, non faccio attività clinica generica al momento, quindi non devi contattare me perché mi occupo di nutrizione. Prima di solito si va dal veterinario normale, insomma, dell'ambulatorio, si fa fare una visita generale, se del caso prima si va da un dermatologo, perché la maggior parte delle patologie dermatologiche non sono di pertinenza alimentare, possono essere legate alle pulci, possono essere legate a infezioni batteriche, virali o comunque a problemi che non riguardano l'alimentazione. Quindi prima si fanno le prove cutanee, osservazione anche a microscopio o test specifici per vedere quale può essere la patologia. Poi nel momento in cui si esclude la patologia dovuta a una causa non alimentare, allora si comincia a pensare anche a quella alimentare, oppure si comincia a pensare a altri tipi di allergia, tipo quella ambientale. Gatti allergici a una pianta che c'è in giardino possono manifestare per esempio delle reazioni, cioè come noi, insomma, se una persona è allergica al nickel, per esempio, non può prendere in mano i centesimini perché ha la reazione allergica, ma solo sulle mani, la parte che viene in contatto con il nickel. Per cui questo vale anche per il gatto. Prima si passa da una diagnosi di altro tipo, poi andando avanti si passa a una diagnosi di tipo alimentare, se il veterinario sospetta che il problema sia di natura alimentare. Detto questo, cos'è un'allergia? Un'allergia è definita come una reazione eccessiva ad antigeni che normalmente per cui normalmente non ci dovrebbe essere reazione, cioè ad antigeni che non sono patogeni. Questo cosa significa? Che una molecola, ora vi spiego anche cos'è un antigene, una molecola che posso trovare normalmente nell'ambiente, tipo una pianta, ho fatto l'esempio prima, o in un alimento, che alla maggior parte dei gatti non dà alcun fastidio, e nell'organismo di alcuni gatti viene ritenuta dannosa dal loro organismo e viene attaccata come se fosse nociva, e questo dà origine alla reazione allergica, una reazione abbastanza complessa come catena, che termina comunque con una ipervascolarizzazione con sintomi come il prurito, che è in assoluto il più frequente tra i sintomi. Non tutte le sostanze sono allergeni. In umana sono stati fatti degli studi per capire quali sostanze potessero essere riconosciute dal sistema immunitario e quali sostanze invece non potessero essere riconosciute. Hanno fatto alcuni studi, e per ora abbiamo solamente il dato in medicina umana. Sono molecole che hanno una dimensione superiore a 10.000 Dalton. Il Dalton è l'unità di misura del peso molecolare. Quando molecole sono abbastanza grandi, possono essere riconosciute dal sistema immunitario
immunitario che le attacca. Molecole molto piccole, parecchio sotto questa dimensione, come può essere il glucosio o il saccarosio che si trova nello zucchero, o i singoli amminoacidi una volta che sono stati digeriti dallo stomaco, non possono causare allergia, anche perché se un gatto, ma anche un cane, una persona diventasse allergica al glucosio, probabilmente morirebbe, anche perché il glucosio ci abbiamo sempre grossi quantitativi noi come gatti all'interno del sangue in ogni momento, quindi sarebbe una reazione esagerata, porterebbe sicuramente a decesso il gatto in pochissimo tempo. Quindi le allergie possono venire solamente ad antigeni abbastanza grandi. Com'è che un gatto diventa allergico? C'è bisogno di una ripetizione, per quello che ne sappiamo, perché da un giorno all'altro l'organismo si metta ad attaccare una certa molecola che il giorno prima non attaccava, non si è ancora capito bene il perché, questo nemmeno in umana, che se si fosse capito e si fosse riusciti a prevenire non ci sarebbero probabilmente più le allergie. Sono stati individuati una serie di fattori di rischio per cui un gatto può diventare allergico a qualcosa. Tra i fattori di rischio abbiamo per esempio una stimolazione ripetuta da parte dell'antigene. Se un gatto viene in contatto una volta con un animale strano, non so, una scimmia perché qualcuno la porta, e viene in contatto con l'antigene che è presente nel pelo della scimmia e non di altri animali, difficilmente diventerà allergico, perché è un contatto abbastanza sporadico, diciamo. Quando invece c'è un contatto più frequente e soprattutto ripetuto, cioè si va a picchiare sempre nello stesso punto con le stesse molecole, uno dei casi più frequenti in alimentazione è il caso dell'allergia al pollo. Se uno dà sempre alimenti con il pollo, croccantini con il pollo, e nei croccantini spesso c'è scritto carne e derivati che la maggior parte delle volte nascondono il pollo, è molto più facile che un gatto diventi allergico al pollo in quel modo che facendo tipo un'alimentazione variata. Questo vale anche per gli allergeni ambientali. È molto più facile che un gatto diventi allergico a una pianta che è presente nel proprio giardino di casa che non a una pianta che non c'è qui perché magari cresce solamente in Sicilia e uno abita a Torino. Per cui anche questo è un fattore di rischio. Altro fattore di rischio è l'età. È stato visto come il 75% delle allergie si iniziano a manifestare prima di 2 anni di età, quindi fino a 2 anni è il massimo rischio. Poi dopo, nonostante i gatti possono diventare allergici anche dopo a qualcosa, tende comunque il rischio a abbassarsi molto. Oltre a questo c'è una componente genetica, purtroppo ci sono alcune razze che sono geneticamente più predisposte. Attenzione, qui bisogna sempre considerare che la predisposizione non è all'allergia al pollo, all'allergia al maiale o all'allergia alla piantaggine, ok, è un'erba che può essere nel giardino, ma c'è una predisposizione nello sviluppare allergie. Per cui ci sta che un genitore fosse allergico, che ne so, al pollo, il gattino poi sviluppi un'allergia a qualcos'altro, a qualcosa di diverso, ma la predisposizione è per l'allergia, non per l'allergene di per sé, quindi non è la sostanza. Se un gatto è predisposto è in generale più a rischio da questo punto di vista. Come si possono evitare le allergie? Bisogna fare una distinzione tra l'evitare l'allergia in quanto malattia e l'evitare la reazione allergica, che sono 2 cose diverse, perché l'allergia è una predisposizione corporea che ha il corpo, per cui se io sono allergico, se un gatto è allergico al pollo e non viene in contatto col pollo, è allergico comunque, ma non ha sintomi chiaramente a quel punto. Mentre viceversa, quando ho la reazione allergica è il momento del contatto, è il momento in cui si attiva tutta la catena dell'allergia e abbiamo i sintomi, le manifestazioni. Guarire dalle allergie in generale, a parte evitarle, quindi prevenirle, fondamentalmente prevenendo i fattori di rischio, ad esempio in alimentazione si può variare i tipi di alimentazione che si dà e non utilizzare la regola che a volte si sente: no ma i croccantini vanno bene quelli, continua a dare quelli, dai sempre quelli di croccantini, e così se vanno bene quelli continui. È molto più facile che in quella maniera si sviluppi un'allergia che anche solo con i croccantini, per chi non volesse passare a un'alimentazione di tipo casalingo, rimanere cambiare di tanto in tanto croccantini, variare, riduce come fattore di rischio la possibilità di sviluppare allergie. Per quanto riguarda
la guarigione dall'allergia, quella è abbastanza complessa, bisogna prima di tutto essere sicuri di qual è l'allergene, di solito si fa con le allergie ambientali, non con quelle alimentari, perché delle piante o comunque delle sostanze che si trovano nell'ambiente si conosce di solito qual è la molecola allergenica, cosa che nell'alimentazione può essere più difficile. Esistono delle terapie che si chiamano autovaccinazioni, anche se i vaccini non c'entrano granché, che fondamentalmente iniettano l'allergene nell'organismo del gatto perché il sistema immunitario impara a riconoscerlo come non dannoso. La logica è quella. Non funziona sempre, quando funziona però si può arrivare a guarire dall'allergia con questo tipo di iniezioni, che però sono terapie particolari che di solito fanno i colleghi dermatologi. Per quanto riguarda invece evitare la reazione allergica, esattamente come succede in umana, se una persona è allergica alla frutta secca non la deve mangiare, nel gatto è esattamente la solita cosa. Se sei allergico a una componente e sappiamo qual è quella componente, nei limiti del possibile bisogna cercare di evitarla. Chiaramente un'allergia a una pianta è molto più difficile da evitare, perché se il giardino è quello, non è detto, anche se si toglie tutta la terra dal giardino e ci si ributta, che quella pianta non nasca di nuovo, quindi è molto più difficile evitare un'allergia alimentare, infatti, ambientale, e infatti in questi casi è più probabile che venga suggerito anche dal collega, dal veterinario che segue quel gatto, una terapia sintomatica, nel senso, per evitare la reazione vengono dati dei medicinali che abbassano la reazione e che agiscono sulla catena che sviluppa l'allergia, mentre quando è un'allergia di tipo alimentare è un po' più facile evitarla, perché se riesco a individuare qual è l'allergene riesco anche a dire ok, non ci entri più in contatto con l'alimento. È semplice, perché l'alimento si sceglie noi. Bisogna anche lì fare attenzione, il metodo più utilizzato, che grosso modo tutti conoscono, è quello degli alimenti monoproteici. Gli alimenti monoproteici hanno una serie di criticità, bisogna farci attenzione ai monoproteici, perché ad esempio ci sono stati vari studi che hanno fatto un po' in tutto il mondo, dove hanno valutato, insomma, con tecniche abbastanza moderne, abbastanza approfondite, che nei monoproteici, faccio per dire al maiale, c'erano delle contaminazioni da pollo, da bovino, da pesce, da altre farine, perché i mangimifici tante volte sono ambienti molto farinosi, cioè nel senso sono tipo mulini, non so se li avete mai visti, sono pieni di queste polveri, quindi una contaminazione anche solo dalle mani dell'operatore del mangimificio non è da escludere, e questo chiaramente invalida la terapia, che di solito dura dalle 6 alle 8 settimane, per stabilire se un alimento sia la prova di eliminazione, settimane in cui viene dato solo uno specifico alimento a quel gatto per vedere se il problema era quello. Se c'è una contaminazione del genere invalida tutto. Ci sono stati casi di croccantini, per esempio, dove c'erano ingredienti non dichiarati, hanno trovato ingredienti che non erano stati dichiarati. Con l'umido tende a essere un pochino più semplice, perché gli ingredienti sono meno rispetto agli ingredienti che ci sono nel secco. Se si va a guardare l'etichetta di un secco ci sono 47 ingredienti, mentre se si va a guardare quella di un umido ce ne sono tendenzialmente un numero minore, per cui la cosa è più facilmente controllabile. Altrimenti ci sono le alimentazioni di tipo casalingo. Le alimentazioni casalinghe sono più facilmente gestibili, perché decido io cosa metto all'interno della ciotola del gatto, per cui chiaramente se uno ne ha la possibilità di preparare a cotto, a crudo nel caso, quello dipende dalla specifica situazione, alimenti per il proprio gatto, sicuramente c'è un controllo migliore e non ci sono problemi di contaminazione, non ci sono i problemi tipici dell'alimentazione industriale. Spesso si riesce a risolvere con questo tipo di alimentazione, scoprendo che poi l'allergia in realtà alla fine non era tanto a un ingrediente dei croccantini quanto agli acari che erano entrati all'interno dei croccantini, perché gli acari sono nell'ambiente, sono sui cuscini, e per quello che pubblicizzano tanti materassi in lattice, proprio perché non sono favorevoli allo sviluppo degli acari per le persone che hanno problemi di allergie, soprattutto respiratorie. Sono un po' in tutti gli ambienti, per cui non è da escludere, ce l'hanno trovati diverse volte, che entrino nei croccantini, specialmente se il sacco rimane aperto. I croccantini sono nutritivi per il gatto come per gli acari, per cui ci possono entrare, e le proteine degli acari possono fare da allergeni, piuttosto che, quindi a volte magari ci si fa no, aspetta, cambia non mettere più il pollo, prendi il maiale, prendi l'agnello, prendi il pesce o quant'altro, l'allergia non va mai via. Poi quando si passa a dare il petto di pollo, magari cotto in padella, l'allergia come per magia sparisce, perché in realtà di principio non era dovuto all'alimento, ma era dovuto a una contaminazione
casalinga, domestica. Altra cosa con cui ci si può sbagliare, cioè altra cosa che può confondere, diciamo, le idee, è la cottura. La cottura ha delle modifiche, fa delle modifiche all'alimento e può modificare anche la cosiddetta struttura quaternaria delle proteine. Abbiamo detto che gli allergeni sono abbastanza grossi come sostanze per essere riconosciute. Questa struttura hanno una struttura tridimensionale che la cottura può modificare. È un'ipotesi, non è ancora stata confermata, ma si pensa in modo abbastanza siamo quasi certi che il problema sia questo, cioè la cottura può modificare delle proteine che fanno da allergeni. Quando si dà lo stesso alimento ma fresco, col fatto che è stato cotto a una temperatura più bassa, perché le proteine si degradano, si denaturano a temperature diverse. Basta pensare a quando si fa un uovo al tegamino, al tuorlo e all'albume. Ci rende conto che l'albume fa presto a diventare bianco, il tuorlo ci mette un po' di più. Questo perché ci sono delle proteine diverse tra l'albume e il tuorlo. E questo succede esattamente anche nella cottura. Se io prendo un petto di pollo, lo metto a lessare più di 100 gradi, non li supererà mai, perché l'acqua evapora, per cui ho comunque una temperatura che è quella. Nell'estrusore con i croccantini si raggiungono temperature più alte, 130-140 gradi, per cui lì ci possono essere delle modifiche che nel petto di pollo cotto non ci possono non essere state. Se do il petto di pollo crudo ci sono ancora meno modifiche, ci possono essere allergeni anche negli alimenti a crudo che poi vengono eliminati dalla cottura, quindi sono valide entrambe le ipotesi, però lì bisogna andare a approfondire a quel punto lì. Ultima cosa con cui bisogna fare un pochino di differenziale sono le intolleranze. Molti usano allergia e intolleranza come sinonimo. A volte i gatti sono intolleranti. L'intolleranza è una reazione che non è allergica, cioè non c'è un riconoscimento dell'allergene e una attivazione di tutta una catena dopo, ma è un gruppo, diciamo, di patologie che si divide principalmente in 4 sottotipi, ma non sto ad approfondire in questo momento. Quando ci sono delle intolleranze significa che il corpo, o per una reazione nota, per esempio mancanza di un enzima, o per una reazione ignota che si chiama idiosincrasia, cioè in cui non si è capito il meccanismo di azione, ha degli effetti avversi verso particolari alimenti. Alcune tra le idiosincrasie più rappresentate sono per esempio quelle di additivi. Gli additivi di solito sono molecole molto molto piccole, non scatenerebbero una reazione allergica perché sono troppo piccole per poterla scatenare, ma possono comunque scatenare delle intolleranze, per cui di solito si vede questi gatti che hanno la diarrea costantemente e non gli passa mai. Altre sostanze che possono essere implicati in questo sono gli antibiotici, residui di antibiotici, perché per gli antibiotici che si possono trovare negli alimenti c'è un limite ben preciso stabilito da un regolamento, ma in certi casi anche quantità minime, specialmente se un gatto è particolarmente sottoposto a una reazione agli antibiotici, cosa che di solito è stata vista dal veterinario magari qualche anno prima, perché gli ha fatto un'iniezione di un particolare antibiotico e il gatto è diventato rosso completamente. Ecco, una situazione del genere può portare a far sì che una dose molto più bassa di antibiotici, come quelli che si possono trovare all'interno degli alimenti, possa scatenare non una reazione grossa come quando l'antibiotico gli è stato iniettato, ma una reazione molto più debole che però fa venire diarrea, per cui è un problema che tende a non risolversi finché non si va a fare un'analisi specifica di quell'alimento, perché bisogna naturalmente a quel punto conoscere gli antibiotici che sono ammessi nelle specie animali di partenza, nel caso andare a scegliere alimenti che sono privi di antibiotici o per certificazione o che hanno meno probabilità di avere degli antibiotici, come i biologici, che comunque hanno approvati 2 trattamenti farmacologici all'anno negli animali che sono sottoposti a questo disciplinare, per cui c'è bisogno di andare a fare una cosa molto approfondita e fondamentalmente per fare una diagnosi precisa e soprattutto per evitare le reazioni c'è bisogno di una conoscenza abbastanza approfondita più dell'alimento che dell'animale. Bisogna andare a fare una serie di ipotesi molto specifiche, ed è per quello che consiglio sempre di farsi aiutare da un veterinario, come posso essere io, come possono essere anche diversi colleghi che si intendono parecchio sia di nutrizione che anche di alimenti, che gli alimenti li devono un po' conoscere, perché se no ci si ritrova, come ho visto fare diverse volte, a dare monoproteici più o meno a caso
Quindi ok, il cervo, no, non funziona, prova il pollo, no, non funziona, prova il, non lo so, il maiale, no, non funziona. Così a forza di ruotare monoproteici la situazione non si risolve mai, perché il problema era di tutt'altro tipo, per cui bisogna andare un pochino in profondità da questo punto di vista. Non ho una casistica precisa di quale razze siano più soggette, Come? Non ci ho mai fatto caso, l'ho letto in letteratura scientifica, io non ho mai fatto caso che, anche perché, ti spiego, cioè, esperienza personale, i gatti sono tanti, ok? Per cui le razze di gatti sono tanti, mentre i gatti che si rivolgono a un professionista che fa nutrizione sono relativamente pochi. Per cui io ti posso dire che magari l'ho vista in un siberiano, che magari l'ho vista in un norvegese, che magari l'ho vista in altre razze, però ritengo di avere sui gatti di razza, rispetto alla maggior parte che poi sono europei, una casistica talmente bassa, secondo me, sulle reazioni nel gatto, che se ti dicessi l'ho vista 2 volte nel siberiano potrebbe essere una casualità per quello che mi riguarda, per cui non so che ci sono predisposizioni di razza, che ci sono delle indicazioni, però se ti riporto una casistica personale non penso che sarebbe attendibile la casistica personale che ti faccio io. Andare a guardare sui documenti relativi alla razza, un po' in tutte si trova, secondo me, la predisposizione all'allergia, non me ne ricordo qualcuna in cui non ci sia scritto predisposizione alle allergie, e questo io personalmente penso che dipenda non tanto dal fatto che c'è una predisposizione di razza, quanto per il fatto che le diete casalinghe, le diete a crudo, a cotto, stanno venendo un po' fuori ora nel gatto, fino a 3 o 4 anni fa croccantini e basta, per cui da questo punto di vista secondo me le allergie picchiano parecchio, insomma. Secondo me una statistica valida si riesce a fare tra qualche anno, dove c'è un pochino più di consapevolezza dal punto di vista nutrizionale, dove c'è anche una raccolta un po' più di un po' più dati relativamente alle razze di gatto, e a quel punto secondo me si riesce a capire di no, guarda, quelli diventano allergici anche se gli dai veramente il petto di pollo pagato 10 euro il chilo, biologico, biodinamico, bioenergetico, allora quella razza magari è più predisposta. Per ora secondo me non c'è una grossa base per poter dire quella razza piuttosto che quell'altra. Allora, dal punto di vista generale io ti posso dire che i croccantini nel gatto andrebbero evitati. Se uno deve utilizzare l'industriale, meglio l'umido, in generale questo, non solo per un discorso allergie, ma anche per un discorso reni, vescica soprattutto, basse vie urinarie. Quando hanno i croccantini, prima o poi qualche calcolino gli tocca, certo ci sono anche animali che non, gatti insomma, che non sono poi sottoposti all'astrovite piuttosto che all'urolitiasi di altro tipo, però in generale ho visto che quando i gatti hanno mangiato per tutta la vita i croccantini, generalmente problemi alle basse vie urinarie gli toccano prima o poi, motivo per cui insomma sono più propenso sicuramente a preferire l'umido. Se poi uno ha la possibilità di preparargli del cibo al gatto, tanto meglio, perché gli ingredienti te li scegli, nel senso, però se uno non ha la possibilità comunque è sempre da preferire l'umido. Il gatto è un animale che non beve, nell'umido l'acqua ce la trova, nei croccantini no, per cui tutti i problemi che anche i medici umani ci dicono bevete tanto perché l'acqua è importante, si prendono pari pari, si applicano al gatto, sono esattamente gli stessi. Se una persona beve poco ha problemi ai reni, ha problemi alla vescica, se un gatto beve poco ha problemi ai reni, ha problemi alla vescica. È un dato abbastanza di fatto. Tutto ciò che ha un po' d'acqua per i gatti va bene, secondo me. Cioè è sicuramente meglio rispetto a quello che non ha acqua. Cioè i croccantini non sono ideali per i gatti. Poi anche dal punto di vista economico, no? Giusto per parlarne, non è che siano tanto... Cioè un conto è un cane grosso tipo bovaro del bene, allora sì, è un altro discorso perché mangia tanto, ma un gatto che mangia relativamente poco, dagli 70 grammi di croccantini al giorno, dagliene 200 di umido, siamo lì, si spende un pochino di più, ma è un investimento di quelle 20-30 euro al mese che ti fanno star bene il gatto, secondo me. Per cui, allora, è sempre meglio secco e umido che solo secco, dal punto di vista strettamente nutrizionale. È la dieta mista, lo so che su internet si legge, è sbagliatissimo mescolare secco e umido perché fa venire, sono
cavolate, sono stupidaggini sono. Se le ha inventate qualcuno e continuano a girare su internet, sui gruppi e quant'altro, continuano a girare su gruppi, su quello, leggi su internet, non è vero, non c'è una base scientifica che dica di questa cosa, anzi se mescoli secco e umido come si fa per noi è meglio, dal punto di vista nutrizionale di sicuro è un vantaggio. Ringrazio il dottor Guigi, vi ricordo che lo trovate anche nel gruppo Facebook di Micio Gatto se volete fargli delle domande sull'alimentazione del gatto. Gli riporterò anche le domande che vorrete fare qui sotto nei commenti al video e vi invito a guardare anche il suo canale YouTube dove ci sono molti video sull'alimentazione del cane e del gatto. Per oggi è tutto, un grosso bacio, ciao amici gatti e amiche gatte!